Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parlo di verbi riflessivi. Vedremo diverse categorie. C'è chi li divide in 2 categorie, chi in 3. A me piace dividerli in 4 categorie per chiarezza. E vedremo che in ognuna di queste categorie il significato è leggermente diverso. E poi, per ognuna di queste categorie, secondo me, c'è qualcosa di interessante da scoprire anche per chi già conosce i verbi riflessivi. Prima di tutto voglio ricordare un paio di cose comuni a tutti i verbi riflessivi. Quando parliamo di verbi riflessivi, parliamo di verbi come lavarsi, vestirsi, amarsi, diffondersi, pentirsi e così via. Li riconosciamo naturalmente da quel pronome si alla fine dell'infinito, subito dopo la desinenza del verbo. E quel pronome, che appunto è il pronome riflessivo, si sposta prima del verbo, con i verbi coniugati, e cambia a seconda della persona. E quindi, per esempio, con il verbo lavarsi, avremo io mi lavo, tu ti lavi, lei o lui si lava, noi ci laviamo, voi vi lavate, loro si lavano. Con l'infinito, il gerundio e l'imperativo, e anche con il participio assoluto, ma di questo parlerò in un altro video. Dicevo, con l'infinito, il gerundio e l'imperativo, il pronome si mette dopo il verbo e si unisce al verbo, ma bisogna sempre ricordarsi di cambiarlo a seconda della persona. E quindi diremo, per esempio, voglio lavarmi, cercate di divertirvi, vuole sposarsi e così via. Bene, ho finito la parte introduttiva e non dico altro sui pronomi. Una cosa interessante che vedremo è che in queste 4 categorie il significato di questi pronomi riflessivi cambia. Il primo gruppo è quello dei riflessivi propri, cioè i veri riflessivi. Con i verbi di questo gruppo il pronome riflessivo rappresenta il complemento del verbo. In genere il complemento oggetto. Cosa significa? Io posso dire lavo la macchina è il complemento oggetto, ma se lavo me stesso userò il verbo riflessivo e dico mi lavo, quel mi è il complemento oggetto del verbo. La caratteristica dei verbi di questo gruppo è che si può sostituire il pronome riflessivo, cioè quel mi, con un pronome libero. Un pronome libero è un pronome come me, te. E infatti, invece di dire mi lavo, potrei dire lavo me. È una frase un po' strana, lo so, dopo la spiego meglio. E questa cosa, cioè il fatto che si possa sostituire il pronome riflessivo con questa forma libera, vale solo per i riflessivi di questo gruppo, cioè vale solo per i riflessivi propri. Vedremo che non si può fare con i verbi degli altri gruppi. Ora, ho detto che devo spiegare un po' questa forma lavo me o lavo me stesso, perché sicuramente non è una frase molto comune. È comunque una frase grammaticale che si può usare, ma non è comune. La forma mi lavo è sicuramente molto più comune. Per spiegare quest'altra forma uso l'esempio che dà la grande grammatica italiana di consultazione. E leggiamo. Lavavo me ogni mattina con l'acqua fredda. Per te invece riscaldavo l'acqua sul gas. Quindi si usa per sottolineare, per enfatizzare questo contrasto. Lavavo me con l'acqua fredda, per te scaldavo l'acqua sul gas. Devo dire che anche in questa situazione io personalmente non userei questa forma. Per sottolineare questo contrasto, enfatizzare questo contrasto, io probabilmente userei un pronome soggetto e direi io mi lavavo con l'acqua fredda, per te invece scaldavo l'acqua sul gas. Quindi questi sono i riflessivi propri. Con questi verbi il pronome riflessivo è il complemento del verbo. Verbi come vestirsi, guardarsi, lavarsi. Io posso guardare un'altra persona oppure posso guardare me stesso allo specchio e quindi posso dire mi guardo allo specchio. Passiamo ai verbi del secondo gruppo, i verbi inerentemente riflessivi. Sono verbi come accorgersi, fidarsi, pentirsi, sbagliarsi, vergognarsi, eccetera.
si comportano come i verbi del primo gruppo, e questo vale per tutti i verbi che stiamo considerando, perché sono tutti verbi riflessivi. Quindi si prende quel pronome alla fine dell'infinito e si sposta prima del verbo, con i verbi coniugati, cambiandolo a seconda della persona. Quindi con il verbo pentirsi diremo mi pento, ti penti, si pente e così via. Ma a differenza dei verbi del primo gruppo, in questo caso quel pronome riflessivo non rappresenta un complemento del verbo. Leggiamo anche in questo caso quello che dice la nostra grammatica. Si tratta in questi casi di un clitico senza un reale valore riflessivo, non più sentito come un effettivo complemento del verbo, cioè una specie di riflessivo desemantizzato o di pseudo-riflessivo. Che cosa significa desemantizzato? In pratica significa che ha perso il suo significato, che non ha un suo significato. Con i verbi del primo gruppo abbiamo visto che quel pronome riflessivo era il complemento oggetto e trasmetteva un significato, perché quando dico mi lavo, quel mi significa me stesso, lavo me stesso. In questo caso invece non trasmette nessun significato. Quando dico mi pento, quel mi in un certo senso è un pronome vuoto, ma che praticamente è diventato parte del verbo. E questo significa che non possiamo ometterlo, cioè non possiamo non usarlo, dobbiamo usarlo, anche se lo chiamiamo un pronome vuoto. Quindi dobbiamo dire mi pento, ti penti, si pente, eccetera. E la conseguenza è che con questi verbi del secondo gruppo non possiamo sostituire il pronome riflessivo con un pronome libero. Cioè se prima potevamo dire mi lavo o lavo me stesso, in questo caso possiamo dire solo mi pento, ma non possiamo dire pento me stesso. Il terzo gruppo è quello dei verbi ergativi, e qui non voglio dire molto su questi verbi perché ne ho già parlato in un altro video. Se non avete visto quel video e volete guardarlo, poi metto il link nella descrizione qui sotto. Ma qui voglio aggiungere un esempio, magari con un verbo diverso, per spiegare meglio un paio di cose. Prendiamo il verbo spegnere e la sua forma riflessiva spegnersi. Io posso dire i pompieri hanno spento il fuoco. In questo caso il fuoco è il complemento oggetto. Usando la forma riflessiva posso dire il fuoco si è spento, cioè quello che nella frase precedente era il complemento oggetto, in questa frase è diventato il soggetto del verbo. Ma questa frase rimane comunque una frase attiva, non è una frase passiva. L'equivalente passivo della frase i pompieri hanno spento il fuoco sarebbe il fuoco è stato spento dai pompieri. La frase il fuoco si è spento invece è diversa. Posso usare questa frase per esempio per trasmettere l'idea che il fuoco si è spento da solo. Facciamo questo esempio. Se io non aggiungo legna al fuoco, potrò dire, dopo qualche ora, il fuoco si è spento. Cioè io non ho fatto niente per spegnere il fuoco, semplicemente non ho aggiunto legna. Mentre se butto un secchio d'acqua sul fuoco, posso dire ho spento il fuoco. O se per qualche motivo volessi usare la forma passiva, potrei dire il fuoco è stato spento da me o dal secchio d'acqua. Quindi questi sono i verbi riflessivi ergativi, verbi appunto come spegnersi, sporcarsi, diffondersi. Ce ne sono tanti, poi metto la lista nella descrizione qui sotto, una lista non completa, ma con i verbi principali. Anche in questo caso, come abbiamo visto con i verbi del secondo gruppo, non si può sostituire il pronome riflessivo con il pronome libero. Quindi quando dico il fuoco si è spento, non posso sostituire quel pronome si con la forma libera se o se stesso. Non posso dire il fuoco ha spento se stesso. Stessa cosa con il verbo sporcarsi. Posso dire il pavimento si è sporcato, ma non il pavimento ha sporcato se stesso. Il quarto e ultimo gruppo è quello in cui il riflessivo trasmette un significato di reciprocità.
cioè io faccio qualcosa a te e tu fai qualcosa a me. Io e Elisa ci telefoniamo tutte le sere. Il pronome riflessivo è ci, prima persona plurale, e la frase significa che io telefono a Elisa e Elisa telefona a me. Paolo e Francesca non si amano più, stessa cosa. Naturalmente, poiché un'azione reciproca coinvolge più di una persona, 2 persone, questa interpretazione reciproca è possibile solo con le persone plurali, noi, voi, loro. Ma a volte, con alcuni verbi, possiamo avere delle frasi ambigue. Prendiamo il verbo amarsi. Io lo posso usare come un verbo del primo gruppo, un riflessivo proprio, e quindi posso dire mi amo, ti ami, si ama. Mi amo, in questo caso significa amo me stesso, mi piaccio tantissimo, mi voglio un bene da morire, mi amo. Ma quando passiamo alle persone plurali, noi, voi e loro, abbiamo le 2 interpretazioni. Possiamo usarlo quindi come un verbo del primo gruppo, riflessivo proprio, oppure possiamo avere questa interpretazione di reciprocità. Quindi una frase come Paolo e Francesca non si amano più può voler dire che Paolo non ama più se stesso e Francesca non ama più se stessa, oppure può voler dire che Paolo non ama più Francesca e Francesca non ama più Paolo. È solo il contesto che chiarisce a quale delle 2 interpretazioni ci riferiamo. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!